Ma secondo voi è più calorico un cioccolato bianco che contiene il 65% di zuccheri, un cioccolato al latte che contiene il 57% di zuccheri o un cioccolato fondente che contiene il 30% di zuccheri? Ciao a tutti e bentornati sul canale del vostro amichevole chimico di Catere. Questa è una domanda che mi fanno spessissimo nelle conferenze sulla pasticceria quando parlo di cioccolato e mi dicono: ma è vero che più il cioccolato è amaro, cioè più cacao contiene e meno zucchero contiene e quindi meno calorico è? La risposta è no. Per quanto possa essere paradossale, meno zucchero contiene e più calorico è. Quindi un cioccolato al 70% è meno calorico di un cioccolato all'85%. La spiegazione è abbastanza semplice e basta leggere la tabella nutrizionale per convincercene. Guardiamo infatti la tabella nutrizionale del cioccolato bianco che, contenendo 65 grammi di zucchero, contiene 532 kcal. Il cioccolato al latte, che contiene 55 grammi di zucchero, contiene 539 kcal. Vediamo poi il cioccolato fondente al 70%, quindi il 30% circa è zucchero aggiunto, in questo caso sono 29 grammi, e contiene 566 kcal, mentre questo cioccolato fondente all'85% ha 11 grammi di zuccheri aggiunti e contiene 584 kcal, cioè è il più calorico di tutti. Come mai questo? Beh, la risposta è abbastanza semplice, però vi devo prima spiegare una cosa. Allora, nelle tavolette di cioccolato fondente, normalmente, non sempre, ma storicamente si è sempre fatto così, adesso alcuni produttori non lo fanno più, viene aggiunto, oltre al cacao, chiamato anche pasta di cacao o massa di cacao, viene aggiunto del burro di cacao, cioè di quel grasso, prevalentemente saturo, quindi acido stearico, acido palmitico prevalentemente, contenuto nel cacao. Viene aggiunto perché altrimenti non si riesce a formare una tavoletta. L'invenzione della tavoletta di cioccolato come noi la conosciamo non è tanto antica, risale a un paio di secoli fa, quando si è reso disponibile sul mercato il burro di cacao, che veniva separato dal cacao per poter produrre quello che noi chiamiamo adesso cacao magro, con cui ci facciamo la bevanda, no? La cioccolata e altre cose. Allora, il cacao contiene naturalmente del burro di cacao, può contenere il 55% o anche di più. Nel passato non si riusciva a produrre una tavoletta solida intera solamente a partire dal cacao, cioè dalla pasta di cacao. È dovuta arrivare questa invenzione, cioè l'aggiunta del burro di cacao, per riuscire a formare una tavoletta solida come noi adesso la conosciamo. Se andate a vedere nella tabella degli ingredienti dei cioccolati fondenti che voi avete a casa, vedrete che molto spesso avrete, oltre al cacao, pasta di cacao, massa di cacao, avrete anche burro di cacao. Questo è grasso puro. A questo punto è abbastanza facile capire perché di solito non è una regola matematica, più è elevata la percentuale di prodotti che arrivano dal cacao, quindi si intende anche il burro di cacao, e più di solito il cioccolato è calorico, perché ricordatevi che 1 grammo di grassi corrispondono a 9 kcal, mentre 1 grammo di zuccheri corrispondono solamente a 4 kcal, quindi meno della metà. Se io riduco il contenuto di zucchero e man mano che mi sposto dal cioccolato bianco fino al cioccolato fondente 99%, per ogni grammo di zucchero che tolgo, che quindi mi dà 4 kcal di energia, aggiungo della materia prima che probabilmente è più calorica dello zucchero che tolgo, perché aggiungo molto più grasso, e questo spiega perché quindi il cioccolato con più cacao, quindi con meno zucchero, è più calorico di cioccolato con meno zucchero ma più grasso, quindi più burro di cacao. E quindi non ci stupisce che il cioccolato bianco, che è quello che contiene solamente burro di cacao, ma soprattutto contiene un sacco di zucchero, infatti a me non piace, lo trovo insomma troppo dolce, sia paradossalmente quello meno calorico. A livello intermedio c'è il cioccolato al latte. Il cioccolato al latte è difficile fare dei discorsi in generali, perché è vero che togliamo dello zucchero, però rispetto al cioccolato bianco, però aggiungiamo del latte che un po' di zuccheri contiene, cioè il lattosio. Ovviamente non viene aggiunto il latte fresco o il latte liquido, perché l'acqua non è possibile aggiungere a una tavoletta di cioccolato, quindi questi disegni sono sempre fuorvianti, cioè originariamente si aggiungeva del latte condensato oppure si aggiunge del latte in polvere o cose di questo genere, quindi senza acqua. Però il latte contiene ovviamente degli altri grassi, contiene anche degli zuccheri, però contiene anche proteine, quindi insomma quasi sempre il cioccolato al latte ha delle calorie
inferiori, un po' inferiori al cioccolato fondente, ma sempre per lo stesso motivo. E non so bene perché c'è questa idea che il cioccolato più è amaro e più è dietetico. Questo non è così. In generale però bisogna ricordare che il cioccolato è comunque qualcosa di qualsiasi tipo che dobbiamo trattare come così una coccola, cioè la porzione dovrebbe essere un quadratino, perché altrimenti assumiamo tantissime calorie. E ricordatevi che principalmente contiene dei grassi saturi. I grassi saturi che noi incontriamo normalmente nella nostra alimentazione sono per esempio il burro, quelli contenuti nei prodotti animali ovviamente come la carne, i formaggi. Li troviamo nel burro di cacao, lo troviamo nell'olio di palma, lo troviamo nell'olio di cocco. L'olio di cocco ha più del 90% grassi saturi. Ricordatevi, e con questo concludo questo video, che così come per gli zuccheri liberi l'OMS ha fissato un limite tendenzialmente da non superare, questo vale anche per i grassi saturi ed è per questo che nell'etichetta sono segnati i grassi totali contenuti, di cui grassi saturi, perché come tutti i grassi alimentari anche il burro di cacao non è completamente saturo, non esiste un grasso completamente saturo o completamente insaturo, cioè anche l'olio d'oliva contiene un 15% di grassi saturi. In questo caso, per esempio, contiene 41 grammi di grassi, di cui saturi sono 24 grammi, ovviamente una tavoletta da 100 grammi. L'OMS fissa il 10% delle calorie giornaliere, il suggerimento di consumo massimo di grassi saturi. Per oggi vi saluto e un ciao dal vostro amichevole chimico di quartiere. Ciao!